Quante volte vi è capitato di stare parlando, magari con un collega, con un amico, e a un certo punto il cervello si spegne? La parola è lì, la sentite quasi, ma non esce. E alla fine dite bello. Ancora, come sempre. Benvenuti su Italian Pod. Io sono Giovanni. E io sono Alessia. E oggi parliamo proprio di questo, di quella sensazione frustrante di avere un vocabolario che si blocca sempre sulle stesse 10 parole. Bello, buono, brutto, fare, dire, cosa. Ci siamo passati tutti. Il problema non è che queste parole siano sbagliate. Bello esiste, funziona, è italiano. Il problema è quando diventa l'unica opzione. Quando descrivete un tramonto, una persona, un film e la risposta è sempre solo bello, ecco, lì il vocabolario vi sta tradendo. Quindi in questo video facciamo una cosa sola. Vi diamo alternative, sinonimi, espressioni, parole più precise per situazioni specifiche. Niente teoria astratta, solo roba concreta che potete usare da subito. Partiamo dai 3 grandi colpevoli, i 3 aggettivi che compaiono in ogni conversazione, in ogni contesto, a qualsiasi ora del giorno: bello, buono e brutto. Li chiamiamo i re della ripetizione. Regnano incontrastati, ma oggi li mandiamo in pensione. Cominciamo da bello. Il punto è che bello è un aggettivo generico, copre tutto e proprio per questo non descrive niente davvero. Quando dite che panorama bello, state dicendo pochissimo, ma se dite che panorama mozzafiato, si sente la differenza, no? Mozzafiato evoca qualcosa di fisico, quasi ti toglie il respiro. È la stessa scena, ma descritta in modo completamente diverso. Per i panorami e i paesaggi avete a disposizione parole come spettacolare, stupendo, magnifico. Per una persona invece il discorso cambia, dipende da cosa intendete per bello. Se parlate dell'aspetto fisico, affascinante o attraente funzionano meglio. Se invece parlate del carattere, del modo di fare, allora affabile, piacevole, splendido hanno tutto un altro senso. E poi c'è il contesto dell'eleganza. Un vestito bello non è la stessa cosa di un tramonto bello. Per i vestiti, per gli oggetti, per gli interni usate raffinato, elegante, ricercato. Anche chic si usa, sì, è francese ma è entrato nell'italiano di tutti i giorni senza chiedere permesso. Per le esperienze invece, un viaggio, una serata, un concerto, bello sparisce del tutto e lasciate spazio a indimenticabile, coinvolgente, emozionante, straordinario. Queste parole non descrivono solo la qualità di qualcosa, ma l'effetto che ha avuto su di voi, ed è proprio lì che il vocabolario diventa interessante. Passiamo a buono. Anche qui il problema è la vaghezza. Buono può descrivere il cibo, una persona, un lavoro fatto bene. È talmente flessibile da non dire quasi nulla di preciso. Per il cibo avete un'intera famiglia di alternative. Saporito quando il sapore è deciso, presente, riconoscibile. Gustoso e simile, ma con una sfumatura di piacevolezza, quasi di soddisfazione. Squisito, sale di livello. Lo usate quando qualcosa vi ha davvero colpito. E delizioso ha qualcosa di più delicato, quasi raffinato. Se siete al ristorante e volete fare un complimento serio al cuoco, squisito o delizioso hanno tutto un altro peso rispetto a buono. Per le persone, invece, buono è quasi riduttivo. Pensateci, se qualcuno vi descrive un amico come una persona buona, capite che è gentile, ma non molto di più. Se invece dite generoso, altruista, disponibile, affidabile, ogni parola racconta qualcosa di specifico. Generoso parla di come tratta gli altri, affidabile parla di quanto ci si può contare, disponibile parla del suo tempo e della sua attenzione. Sono ritratti, non etichette. E poi c'è il caso in cui buono viene usato per parlare di competenza. È bravo in quello che fa, è un buon medico. Lì le parole giuste sono competente, abile, capace, esperto. Bravo funziona ancora, soprattutto nel parlato, ma competente in un contesto professionale suona decisamente più preciso. Arriviamo a brutto, che forse è il più trascurato dei 3. Brutto si usa per tutto. Il tempo, una persona, una situazione, un comportamento. E in tutti questi casi esistono alternative molto più efficaci. Per il tempo, brutto è quasi insufficiente. Se fuori piove da 3 giorni, il cielo è basso e fa freddo, dite pure che il tempo è orribile, pessimo, grigio, tetro.
Tetro, in particolare, non si usa abbastanza. Ha qualcosa di quasi letterario, evoca una pesantezza che brutto non riesce a trasmettere. Per le esperienze negative dipende dall'intensità. Spiacevole è più contenuto, adatto a situazioni fastidiose ma non devastanti. Traumatico è l'opposto, lo riservate a qualcosa che ha lasciato il segno davvero. In mezzo ci sono tremendo, orrendo, pesante, ognuno con la sua sfumatura di gravità. E poi c'è il caso in cui brutto viene usato per parlare di competenza. È bravo in quello che fa, è un buon medico. Lì le parole giuste sono competente, abile, capace, esperto. Bravo funziona ancora, soprattutto nel parlato, ma competente in un contesto professionale suona decisamente più preciso. Arriviamo a brutto, che forse è il più trascurato dei tre. Brutto si usa per tutto: il tempo, una persona, una situazione, un comportamento, e in tutti questi casi esistono alternative molto più efficaci. Per il tempo, brutto è quasi insufficiente. Se fuori piove da 3 giorni, il cielo è basso e fa freddo, dite pure che il tempo è orribile, pessimo, grigio, tetro. Tetro, in particolare, non si usa abbastanza. Ha qualcosa di quasi letterario, evoca una pesantezza che brutto non riesce a trasmettere. Per le esperienze negative dipende dall'intensità. Spiacevole è più contenuto, adatto a situazioni fastidiose ma non devastanti. Traumatico è l'opposto, lo riservate a qualcosa che ha lasciato il segno davvero. In mezzo ci sono tremendo, orrendo, pesante, ognuno con la sua sfumatura di gravità. E per i comportamenti, brutto sparisce completamente. Se qualcuno si è comportato male, scortese, maleducato e villano sono le parole giuste. Villano, in particolare, ha una forza quasi antica. Viene da villaggio, storicamente indicava chi non aveva maniere, e oggi suona ancora molto diretto, quasi tagliente. Se volete dire a qualcuno che si è comportato davvero male, villano non lascia spazio a interpretazioni. La cosa interessante di questi tre aggettivi è che non dovete eliminarli, sarebbe impossibile e anche un po' artificioso. L'obiettivo è avere delle alternative pronte in modo che quando aprite bocca la parola giusta arrivi prima di bello, buono o brutto. È una questione di abitudine, non di grammatica. Adesso spostiamo l'attenzione sui verbi. E se gli aggettivi avevano 3 grandi colpevoli, i verbi ne hanno altrettanti, forse anche di più insidiosi, perché ci sembrano così utili, così comodi, che non ci accorgiamo nemmeno di abusarne. Stiamo parlando di fare, dire e mettere. Fare è probabilmente il verbo più usato in assoluto nell'italiano parlato e il motivo è semplice, funziona in quasi ogni contesto. Faccio una foto, faccio una domanda, faccio colazione, faccio un errore, faccio una scelta. È il verbo tutto fare per eccellenza. Il problema è che quando usate sempre fare, perdete sfumature importanti. Prendiamo scattare una foto. Scattare evoca il gesto fisico, il click, il momento preciso in cui premete il pulsante. Fare una foto è più neutro, quasi burocratico. Non è sbagliato, ma scattare è più vivo. Stessa cosa con porre una domanda, al posto di fare una domanda. Porre è più formale, certo, ma in un contesto professionale o scritto suona molto più appropriato. Commettere un errore invece di fare un errore, questa è una sostituzione che vale la pena interiorizzare subito. Commettere porta con sé una responsabilità, quasi un peso morale. Non è un caso che si dica anche commettere un reato. Usarlo per gli errori dà alla frase una serietà diversa. E poi c'è prendere una decisione al posto di fare una scelta. Anche qui, prendere suggerisce un atto deliberato, quasi fisico. Ti stai appropriando di qualcosa. È una sfumatura sottile, ma chi vi ascolta la percepisce. Passiamo a dire. Anche dire è un verbo che facciamo lavorare troppo. Dire una storia, dire un segreto, dire qualcosa sottovoce. In tutti questi casi esistono verbi molto più precisi che raccontano non solo cosa viene detto, ma come e in che circostanze. Raccontare una storia, non dirla. Raccontare implica una struttura narrativa, un inizio e una fine, una progressione. Dire è piatto. Se state descrivendo qualcuno che vi ha tenuto incollati per un'ora con i suoi aneddoti, non ha detto una storia, l'ha raccontata, l'ha narrata, forse l'ha persino recitata. Per i segreti la scelta del verbo cambia completamente il tono della frase. Svelare un segreto è neutro, descrive semplicemente l'atto di renderlo noto. Rivelare è leggermente più drammatico, suggerisce che l'informazione fosse nascosta con cura.
Confidare invece porta con sé intimità. Si confida qualcosa a qualcuno di cui ci si fida. Sono 3 verbi che descrivono situazioni simili ma emotivamente molto diverse. E poi ci sono i verbi che descrivono il volume e il tono della voce. Dire qualcosa sottovoce diventa sussurrare, un verbo bellissimo tra l'altro, che suona quasi come quello che descrive. Dire qualcosa ad alta voce può diventare gridare, urlare, esclamare, a seconda dell'intensità. Esclamare in particolare si usa quando c'è sorpresa o enfasi, non necessariamente volume alto. Mettere è il terzo grande pigro. Mettere qualcosa da parte, mettere in ordine, mettere a fuoco. In tutti questi casi il verbo generico oscura il significato preciso dell'azione. Riporre qualcosa è più specifico di metterlo da parte. Suggerisce che venga collocato nel posto giusto, con cura. Sistemare è meglio di mettere in ordine. E a fuoco, lì il verbo giusto è focalizzare o mettere a fuoco se siete in un contesto fotografico, ma se parlate di idee o di concetti, focalizzare è decisamente più preciso. La cosa che accomuna questi 3 verbi è che non vanno eliminati. Sarebbe una battaglia persa in partenza. Fare, dire e mettere esistono, sono corretti e in molti contesti sono esattamente la scelta giusta. L'obiettivo è avere consapevolezza, rendersi conto di quando li state usando per pigrizia e di quando invece c'è un verbo più preciso che aspetta solo di essere usato. E quella consapevolezza arriva con il tempo, con l'esposizione alla lingua, con l'abitudine di chiedersi ogni tanto, non sempre, se c'è un modo più preciso per dire quello che si vuole dire. Non è un esercizio ossessivo, è semplicemente il modo in cui il vocabolario cresce. Arriviamo alla parte che preferisco, le espressioni idiomatiche. Quelle frasi che non puoi tradurre parola per parola, che non seguono nessuna logica apparente, ma che quando le usi nel momento giusto ti fanno sembrare immediatamente più naturale, più dentro la lingua. Il punto delle espressioni idiomatiche è proprio questo. Non aggiungono solo colore, aggiungono precisione emotiva. Spesso descrivono uno stato d'animo o una situazione in modo che nessuna parola singola riuscirebbe a fare altrettanto bene. Cominciamo dalle espressioni che si usano quando si parla di difficoltà. La prima è essere in alto mare. Letteralmente significa essere lontani dalla riva, in mezzo all'oceano senza orientamento. In senso figurato lo usate quando siete lontani dalla soluzione di qualcosa, quando un progetto o una situazione è ancora molto confusa e non si vede come andrà a finire. Come stai con la tesi? Ma sono ancora in alto mare. È molto più espressivo di non ho ancora finito o è complicato. Poi c'è avere le mani in pasta. Questa viene dal mondo della cucina. Chi ha le mani nell'impasto è coinvolto attivamente, sta lavorando con le mani, è dentro il processo. In senso figurato significa essere coinvolti in qualcosa, spesso in modo diretto e concreto. A volte ha una sfumatura leggermente negativa, quasi a suggerire un coinvolgimento che forse sarebbe meglio evitare. Dipende dal contesto. Essere al verde è invece semplicissima da usare e utilissima. Significa non avere soldi. L'origine è curiosa. Viene dal colore verde della base dei ceri che si usavano nelle aste medievali. Quando la candela arrivava al verde, l'asta era finita e i soldi erano esauriti. Oggi la usate in modo del tutto naturale. Non posso venire a cena fuori, sono al verde. Oppure, aspetto lo stipendio, questa settimana sono proprio al verde. E poi avere un diavolo per capello. Questa è una delle mie preferite perché è visivamente assurda e proprio per questo memorabile. Significa essere molto arrabbiati, furiosi, non una semplice irritazione, proprio una rabbia intensa. Non avvicinarti al capo stamattina, ha un diavolo per capello. Nessuno sa esattamente perché i diavoli c'entrino con i capelli, ma l'immagine è così vivida che non importa. Passiamo ai sentimenti. Essere al settimo cielo è forse l'espressione più nota di questo gruppo. Significa essere felicissimi, euforici, in uno stato di gioia intensa. Viene dalla cosmologia medievale, in cui il settimo cielo era il più alto, il più vicino a Dio. Oggi la usate per qualsiasi tipo di gioia grande, una promozione, una notizia bellissima, un momento che aspettavate da tempo. Avere il cuore in gola è diversa. Non è gioia, è agitazione. Quella sensazione fisica di tensione, di aspettativa, di quando state per fare qualcosa di importante e il cuore sembra davvero salito su. Un colloquio di lavoro, una confessione, un esame.
Ero lì fuori ad aspettare il mio turno con il cuore in gola. Chiunque abbia vissuto quella sensazione capisce immediatamente. Sentirsi un pesce fuor d'acqua descrive il disagio di chi si trova in un contesto che non gli appartiene. Non è necessariamente imbarazzo, è più una sensazione di non appartenenza, di essere fuori posto. È una di quelle espressioni universali che esistono in quasi tutte le lingue, perché l'immagine è così immediata e così precisa che non ha bisogno di spiegazioni. Non stare nella pelle, invece, è tutto entusiasmo. Significa essere così emozionati per qualcosa che deve accadere da non riuscire quasi a contenersi. È un'espressione positiva, quasi infantile nel senso migliore del termine. Domani parto per il Giappone, non sto nella pelle. La differenza con avere il cuore in gola è sottile ma reale. Il cuore in gola ha una componente di ansia, non stare nella pelle è pura eccitazione. E arriviamo alle espressioni legate alle azioni. Fare orecchie da mercante significa fingere di non sentire, ignorare deliberatamente qualcosa che non si vuole affrontare. Il mercante della tradizione popolare era famoso per far finta di non capire quando non gli conveniva, e l'espressione è rimasta. Gli ho detto 3 volte di riordinare la stanza, ma fa orecchie da mercante. Chiunque abbia figli o coinquilini sa esattamente di cosa stiamo parlando. Tagliare la corda significa andarsene di nascosto, sparire senza salutare, svignarsela prima che qualcuno se ne accorga. Appena ha finito di mangiare, ha tagliato la corda senza salutare nessuno. Ha una sfumatura quasi comica di chi scappa furtivamente dalla situazione. Non avere peli sulla lingua è bellissima. Descrive chi dice sempre quello che pensa, senza filtri, senza diplomazia. Non è necessariamente un difetto, anzi spesso viene usata con ammirazione. Puoi chiederle cosa pensa del tuo progetto, non ha peli sulla lingua. Il contrario sarebbe qualcuno che sceglie le parole con cura, che ammorbidisce i giudizi, e a volte è utile, a volte no. E infine, prendere 2 piccioni con una fava. Risolvere 2 problemi con una sola azione. L'equivalente inglese è kill 2 birds with 1 stone. Stessa logica, animali diversi. Vado in centro a fare la spesa e passo anche dall'ufficio postale. Prendo 2 piccioni con una fava. È un'espressione pratica, concreta, che si usa spesso nel parlato quotidiano senza nessuna enfasi particolare. Quello che accomuna tutte queste espressioni è che non si imparano studiandole su una lista, si imparano sentendole, vedendole in contesto e poi usando un po' incerto la prima volta, poi con più sicurezza la seconda, finché a certo punto escono naturalmente senza che ci pensiate. Ed è esattamente quello che succede con qualsiasi aspetto della lingua. Non c'è scorciatoia, c'è solo esposizione, tentativi e tempo. Ma avere la lista è già un ottimo punto di partenza. Passiamo alle parole per situazioni specifiche, quei contesti quotidiani in cui tendiamo a usare sempre le stesse espressioni generiche, quando invece esistono alternative molto più precise e naturali. Cominciamo dal ristorante, che è un contesto in cui il vocabolario fa davvero la differenza, non tanto per fare bella figura, anche se quello aiuta, ma perché descrivere il cibo con precisione è semplicemente più interessante per tutti. Il cibo è buono è la frase più pronunciata nei ristoranti di tutto il mondo, in tutte le lingue. In italiano avete a disposizione un ventaglio molto più ampio. Saporito, quando il sapore è deciso e presente. Delizioso, quando c'è una piacevolezza quasi sorprendente. Prelibato, che si usa meno ma suona benissimo, per qualcosa di raffinato, quasi prezioso. E poi c'è una parola che in Italia si usa moltissimo e che gli stranieri tendono a dimenticare: appetitoso. Non descrive il sapore, ma l'aspetto, quella qualità visiva di un piatto che ti mette fame ancora prima di assaggiarlo. Invece di sono pieno, che funziona ma è molto diretto, quasi grezzo, potete dire sono sazio. Sazio è più elegante, più misurato, oppure se volete essere ancora più espressivi, non ce la faccio più, o ho mangiato fin troppo, che suonano naturali e umani senza essere volgari. Per ordinare, voglio questo, è grammaticalmente corretto, ma in un ristorante suona un po' brusco. Prendo questo è già molto meglio, è la scelta più comune nel parlato italiano, semplice e diretta. Se volete qualcosa di leggermente più ricercato, opto per funziona. Ma attenzione, in un ristorante informale può sembrare fuori posto. Il registro deve sempre adattarsi al contesto. Spostiamoci al lavoro.
Il lessico professionale è un'area in cui molti parlanti non madrelingua, ma anche molti madrelingua, va detto, tendono a impoverire il linguaggio usando sempre le stesse costruzioni generiche. Fare una riunione, si dice, è corretto, ma tenere una riunione è più preciso. Chi tiene una riunione la gestisce, la conduce, ne è responsabile. Stessa logica con tenere un discorso invece di fare un discorso. Il verbo tenere in questi contesti porta con sé un senso di controllo e di responsabilità che fare non ha. Per le email, e qui c'è una distinzione sottile che vale la pena conoscere, mandare è colloquiale, inviare è neutro e professionale, spedire si usa più per la posta fisica, ma in alcuni contesti si sente anche per le email. In una comunicazione formale, inviare è sempre la scelta più sicura. Dire la propria opinione diventa esporre il proprio punto di vista in un contesto professionale. Esporre suggerisce struttura, argomentazione, chiarezza. Non state solo dicendo cosa pensate, state presentando una posizione con una logica dietro. È una differenza sottile, ma chi vi ascolta in una riunione la percepisce. E finire un progetto, che è vago, quasi affrettato, può diventare portare a termine, completare, concludere. Portare a termine, in particolare, ha una sfumatura di impegno mantenuto, di qualcosa che è stato fatto nonostante le difficoltà. È una formulazione che comunica affidabilità. Passiamo al contesto più informale, quello con gli amici, le serate, il tempo libero. Qui il rischio opposto è usare un linguaggio troppo piatto, quando invece l'italiano offre espressioni vivacissime. Invece di divertirsi, che è corretto ma generico, provate a spassarsela o godersela. Spassarsela a qualcosa di spensierato, quasi di goliardico. Godersela è più tranquillo, più consapevole. Ci si gode il momento con pienezza. Sono sfumature diverse che descrivono tipi di piacere diversi. Andare via di nascosto, in silenzio, senza che nessuno se ne accorga, è sgattogliare via. È un verbo meraviglioso, quasi onomatopeico, che evoca il movimento furtivo di un gatto. A un certo punto della festa mi sono stufato e me ne sono sgattogliato via. Chiunque abbia mai lasciato una festa in anticipo senza voler spiegare a tutti il perché sa esattamente di cosa stiamo parlando. E per il chiacchierare con gli amici, invece di parlare tanto o parlare a lungo, usate chiacchierare, che è già molto meglio, oppure l'espressione fare 4 chiacchiere, che ha una qualità quasi rituale. Non è solo parlare, è quel tipo specifico di conversazione leggera e piacevole che si fa senza uno scopo preciso, solo per il piacere di stare insieme. E poi c'è oziare e poltrire, 2 verbi bellissimi che descrivono il non fare niente in modo molto diverso. Oziare è più neutro, descrive semplicemente l'inattività. Poltrire ha una dimensione fisica, viene da poltrona, e descrive quella specifica piacevolezza di restare sdraiati, avvolti nel caldo, senza nessuna intenzione di muoversi. Sabato mattina non ho fatto niente, ho poltrito fino a mezzogiorno. È una delle gioie della vita e merita un verbo all'altezza. Quello che emerge da tutti questi contesti è un principio unico. Il vocabolario non è solo una questione di correttezza, è una questione di precisione. Ogni parola che scegli dice qualcosa in più rispetto alla parola generica che avresti potuto usare, e quella precisione nel tempo diventa il vostro stile. Prima di passare agli esercizi, 3 trucchi pratici per allenare il vocabolario nel tempo. Non tecniche complicate, non metodi miracolosi, cose semplici che funzionano perché sono sostenibili. Il primo è il taccuino delle parole nuove. Sembra banale, lo sapete già, eppure quasi nessuno lo fa davvero. Il punto non è semplicemente scrivere la parola, è scriverla in una frase che vi riguarda, che parla della vostra vita, delle vostre situazioni. Stamattina ho poltrire fino alle 10. Funziona molto meglio di poltrire, stare sdraiati senza fare niente. Il cervello ricorda i contesti personali molto più facilmente delle definizioni astratte. E non fidatevi della memoria. Questa è la parte che la gente sottovaluta sempre. Sentite una parola nuova, pensate questa è bella, me la ricordo, e 3 ore dopo è sparita. Il taccuino, fisico o digitale, non importa, è l'unico modo per non perdere quello che raccogliete. Il secondo trucco è la sfida del sinonimo. Scegliete una parola comune, bello, fare, dire, qualsiasi dei colpevoli di cui abbiamo parlato oggi, e per 24 ore cercate di non usarla mai. Ogni volta che vi viene in mente, vi fermate e cercate un'alternativa.
Non importa se ci mettete qualche secondo in più, non importa se la frase suona un po' forzata all'inizio. Quello sforzo deliberato è esattamente il meccanismo che costruisce nuove abitudini linguistiche. La cosa interessante di questo esercizio è che vi rende consapevoli di quanto spesso usate certe parole senza accorgervene. Provate con bello per un giorno intero. Vi sorprenderete di quante volte state per dirlo e vi bloccate. Il terzo trucco è l'ascolto attivo. C'è una differenza enorme tra sentire l'italiano e ascoltarlo davvero. Quando guardate una serie, un film, un video in italiano, e magari lo fate già per studiare, non lasciate che le parole scorrano senza agganciarsi a niente. Quando sentite un'espressione nuova, mettete in pausa, ripetetela ad alta voce, scrivetela. Quel gesto fisico di fermarsi e ripetere consolida il collegamento nella memoria in modo che la sola comprensione passiva non riesce a fare. E non aspettate di capire tutto prima di farlo. Anzi, è proprio quando siete al livello in cui capite quasi tutto che questo esercizio diventa più fertile. Perché è lì che si nascondono le sfumature, le espressioni idionatiche, le scelte lessicali che separano un italiano funzionale da un italiano ricco. 3 trucchi, tutti e 3 semplici, tutti e 3 efficaci se fatti con costanza. Non servono tutti insieme dal primo giorno. Scegliete quello che si adatta meglio al vostro modo di studiare e costruite da lì. E adesso la parte pratica, gli esercizi. Vi diamo una frase semplice, povera, e voi avete qualche secondo per trasformarla usando tutto quello che abbiamo visto oggi. Non c'è una risposta unica giusta, ci sono più possibilità e l'obiettivo è proprio quello di cominciare ad avere più di un'opzione in testa. Prima frase. Questo film è bello. Semplice, piatta, dice pochissimo. Pensateci, che tipo di bello è? Vi ha tenuti incollati allo schermo? Vi ha emozionati? Vi ha sorpresi? Le possibilità sono tante. Coinvolgente se non riuscivate a smettere di guardare. Avvincente se c'era tensione, suspense, una trama che tirava avanti. Emozionante se avete sentito qualcosa di intenso. Straordinario se ha superato le aspettative. Ogni alternativa racconta qualcosa di diverso sulla vostra esperienza con quel film. Seconda frase. Sono molto felice per la notizia. Funziona, è corretta, ma è piatta come un foglio bianco. Qui potete andare sulle espressioni idiomatiche che abbiamo visto. Sono al 7° cielo se la gioia è intensa e un po' euforica. Non sto nella pelle se c'è anche una componente di eccitazione, di agitazione positiva. Oppure potete lavorare sul vocabolario. Entusiasta, raggiante, euforico. Raggiante in particolare è bellissimo perché evoca qualcosa di fisico, quasi luminoso. Terza frase. Ho fatto una foto al tramonto. Questa è facile, l'abbiamo detto esplicitamente oggi. Ho scattato una foto. Un verbo solo, una parola sola e la frase cambia completamente registro. Scattare porta con sé il gesto, il momento preciso, l'intenzione fotografica. Fare è neutro, quasi accidentale. Quarta frase. Non ho soldi. Diretta, funzionale, ma potete fare molto di più. Sono al verde, l'espressione idiomatica che abbiamo visto, immediata e naturalissima nel parlato. Oppure sono senza una lira, che è tecnicamente anacronistica, visto che le lire non esistono più, ma si usa ancora moltissimo nell'italiano quotidiano, con una sfumatura quasi nostalgica e un po' comica. O ancora, sono a corto di soldi, se volete qualcosa di leggermente più neutro, ma comunque più preciso del semplice non ho soldi. Quinta frase, la più difficile. Mario è una brava persona e fa sempre quello che dice. Qui avete più livelli su cui lavorare simultaneamente. La bravura di Mario come persona diventa generosità, altruismo, affidabilità, dipende da cosa intendete. Il fatto che faccia sempre quello che dice è la definizione precisa di affidabile, ma potete anche dire che è una persona di parola, un'espressione bellissima che in italiano ha un peso quasi morale. E non ha peli sulla lingua se Mario è anche diretto, se dice quello che pensa senza filtri. Quindi, da Mario è una brava persona e fa sempre quello che dice, potreste arrivare a Mario è una persona generosa e affidabile, è davvero un uomo di parola. Stessa informazione, peso completamente diverso. Quello che emerge da questi esercizi è una cosa sola. Non si tratta di usare parole più difficili o più rare, si tratta di usare parole più precise, parole che dicono esattamente quello che volete dire, non approssimativamente quello che volete dire.
E la precisione, nella lingua, come in tutto il resto, si costruisce con la pratica, non in un giorno, non guardando un video, ma guardando tanti video, leggendo, ascoltando e soprattutto provando, anche quando la parola giusta non viene subito, specialmente quando non viene subito. E con questo arriviamo alla fine. Abbiamo parlato di aggettivi pigri, verbi tuttofare, espressioni idiomatiche, vocabolario per situazioni specifiche e trucchi pratici per allenare tutto questo nel tempo. È tanto materiale, non aspettatevi di assorbire tutto in una volta sola. La cosa più importante che potete portarvi via da questo video non è una parola specifica o un'espressione in particolare, è l'abitudine di fermarsi un secondo prima di parlare e chiedersi: c'è un modo più preciso per dire questo? Non sempre la risposta sarà sì. A volte bello è esattamente la parola giusta, ma aversi posto la domanda è già metà del lavoro. Scriveteci nei commenti qual è la parola o l'espressione di oggi che userete per prima. Siamo curiosi e spesso dai commenti nascono idee per i prossimi video, quindi vale davvero la pena scrivere. Se il video vi è stato utile, lasciate un like, aiuta il canale più di quanto pensiate. E se non siete ancora iscritti a Italian Pub, questo è il momento giusto per farlo. Ogni settimana un nuovo appuntamento con la lingua italiana, grammatica, lessico, pronuncia, cultura. Tutto quello che serve per parlare un italiano che suoni davvero italiano. Io sono Giovanni. E io sono Alessia. Alla prossima!